Twinkly Light, un tubo esterno, dei LED a tenda, ho un festone con altre luci, sì, credo basta, forse anche altro, adesso non ricordo. Non sono impazzito, sto facendo soltanto un ragionamento su quanti dispositivi avevo per il Natale e ovviamente tutto controllato tramite una scena su Home Center 2, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video dedicato a Mr. Apple. Prima di iniziare con l'argomento di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. La scorsa settimana vi ho mostrato un virtual device per poter controllare le Twinkly Light, virtual device sviluppato come sempre da Zoran. Se non avete visto il video vi lascio il link qui in alto. Ovviamente ho utilizzato questo virtual device proprio perché ho delle Twinkly Light per quando è un periodo natalizio. Non ho solamente questo collegato, diciamo, per il Natale, ho anche appunto un tubo esterno, ho delle luci che fanno delle tende, ho un festone con dei LED collegati e quanto altro. Quindi ho creato una scena che mi permettesse di operare automaticamente in base a determinate condizioni. Spostiamoci velocemente sul Mac e vediamo quello che è la scena e poi torniamo qui e facciamo delle considerazioni finali. Ed eccoci qui davanti al nostro Home Center 2. Come sempre ho preferito utilizzare una scena scritta in codice LUE, questo perché offre una maggior flessibilità e soprattutto più funzionalità rispetto alle classiche scene a blocchi. Ma vediamo subito la scena che ho utilizzato per l'ambientazione natalizia. Questa è la scena. Per prima cosa naturalmente dovremmo andare a dare un nome ed una stanza alla stessa. Per quel che riguarda invece il numero di istanze da lanciare l'ho impostato ad 1, in quanto all'interno del codice Lua è impostato un controllo per non avere più di un'istanza in esecuzione. L'icona invece che vedete viene gestita da un'altra scena che si occupa di verificare le variabili ed impostare poi la corretta icona. E questo è il vero codice Lua. Nella parte alta, come sempre, sono andato a dichiarare le variabili da caricare e ho impostato anche che la scena venga avviata in automatico in caso di riavvio di Home Center 2. Subito sotto ho impostato il nome della scena stessa, la variabile, la funzione di debug e quanto altro. Vi spiego ora poi come ho gestito le varie operazioni che deve effettuare questa scena. Sono andate a creare varie funzioni che verranno poi richiamate dal main loop, diviso in base alle tipologie delle luci da gestire. All'interno di ogni singola funzione ho impostato delle condizioni affinché le luci vengano accese quando serve e spente in determinate occasioni oppure non fare nulla. Nella funzione Twinkly Light, che afferisce appunto alle luci dell'albero di Natale, sono impostate 4 condizioni affinché possano accendere le luci stesse. Queste condizioni sono: deve esserci ovviamente almeno una luce impostata, in questo caso il 281 e il 282, dobbiamo essere all'interno del periodo natalizio, quindi holiday time impostato a yes, devo essere a casa e sveglio e la variabile collegata a questa funzione deve essere impostata off, ovvero le luci sono spente. Se tutte queste condizioni, tutte queste 5 condizioni sono verificate, allora parte il ciclo per poter andare ad accendere le luci della Twinkly e ad impostare anche la variabile Twinkly Lights a on, quindi mi andrà ad indicare che le luci della Twinkly sono accese ed imposterò anche la variabile globale Christmas Light a on. Questo mi servirà per andare a modificare l'icona che abbiamo visto precedentemente. Successivamente poi c'è la condizione di else if, quindi una specie di or, oppure, che va a controllare 4 variabili: che le Twinkly Light siano accese, che siamo sempre in periodo natalizio e che sia ovviamente a casa e sia sveglio. In questo caso non farà nulla, non andrà ad accendere nulla perché troverà le luci già accese e mi scriverà semplicemente un log che l'albero di Natale appunto è già acceso. Successivamente troviamo un secondo else if che va semplicemente a spegnere in questo caso le luci. Per poter spegnere le luci deve verificare 2 condizioni, condizione di OR e un AND. Il ragionamento è il seguente: se sono andato via di casa, quindi sono uscito, oppure sono andato a letto, quindi vado a dormire, condizione di sleep state uguale a sleep,
e le luci di Natale ovviamente sono accese, allora se si verificano queste condizioni, allora vado a impostare il ciclo per poter andare a spegnere ovviamente l'albero di Natale e a impostare la variabile collegata alle Twinkly Light a off, appunto per indicare che le luci sono state spente. L'ultima condizione di else è semplicemente quando nessuna dei casi precedentemente esposti si va a verificare e vado semplicemente a indicare che non è il momento di accendere l'albero di Natale. Questa è una situazione ad esempio quando non siamo in periodo natalizio, ovviamente. Naturalmente poi ho impostato anche altri tipi di funzioni collegati ad altre tipologie di luci, ad esempio l'internal light mi serve per andare ad accendere la tenda, ma con delle condizioni diverse rispetto alle Twinkly Light, così come una funzione per il tubo esterno che ha condizioni diverse anch'esso dalle due precedenti, e poi una ultima funzione per quello che riguarda le luci in camera di letto. Perché ho funzioni diverse? Semplicemente perché hanno delle condizioni diverse. Anziché andare a fare un'unica funzione grandissima, ho preferito dividerle semplicemente per avere una maggiore organizzazione di quello che andrà a fare il codice Lua. L'ultima funzione che vado a dichiarare è quella della change var, ovvero di andare a cambiare le variabili globali. Questo mi serve semplicemente per andare, come sempre, andare a cambiare quell'icona che abbiamo visto prima. Questo non fa altro che un solo caso in cui trova tutte le variabili dichiarate precedentemente, quindi per le Twinkly Light piuttosto che per le luci esterne, in cameretta e quanto altro, sono impostate a off e siamo ovviamente in holiday time uguale a yes, allora andrà ad impostare appunto la variabile a off, quindi è tutto spento. Questo è ad esempio quando vado a letto, sicuramente imposterà tutto a off. A quel punto andrà a impostare, come dicevo, la variabile a off, e l'altra scena che va a controllare le icone andrà a modificare per mettere l'albero, diciamo, diverso e quindi con le luci spente. E finalmente arriviamo al main loop. Qui ho creato una nuova funzione per il main loop semplicemente perché dovrò andare a caricare ovviamente le funzioni precedentemente dichiarate, ma soprattutto devo andare a fare un set timeout. Questo perché? Perché mi farà il ciclo di questa scena ogni 60 secondi, quindi andrà a verificare ogni volta tutte le condizioni ed opererà in base a quello che è l'avvenimento in quel dato momento. Successivamente potete vedere main loop con aperta e chiusa tonda che va a lanciare appunto l'ultima funzione. Questo è il debug che avete visto ogni volta all'interno delle varie funzioni per capire quello che sta succedendo, quindi mi dice quando è stata eseguita la scena e in che situazione siamo. Quindi l'albero di Natale è già acceso perché ovviamente è stato acceso questa mattina, non è il momento di accendere tutte le altre luci e non devono essere ovviamente modificate nessun tipo di variabili. Ovviamente quando nelle altre condizioni, ad esempio che sarà ora di andare a letto, andrà a spegnere le luci, piuttosto che se è sera andrà ad accendere le luci esterne e le luci interne e quanto altro. Ecco qui, abbiamo visto velocemente quindi la scena. Cerchiamo di riepilogare velocemente quello che ho all'interno di questa scena e come ho ragionato. Utilizzo delle variabili globali che vengono gestite dalla main chain FTBE di Zoran, e sono ad esempio se è giorno, se è notte, se sono sveglio, se sto dormendo, se sono in casa e se sono uscito. A queste poi ho collegato un'altra variabile, sempre globale ovviamente, che mi permettesse di andare a far modificare l'icona da acceso e spento l'albero di Natale, e poi anche delle singole variabili che possono essere collegate a ogni singola funzione. All'interno dello script, come avete visto, io ho utilizzato ovviamente delle funzioni con all'interno delle condizioni di if, semplicemente per poi dopo andare a richiamare tutto alla fine e poi impostare un timeout in modo che ciclasse ogni minuto anziché aspettasse la modifica di determinate variabili, ma semplicemente perché ci sono delle condizioni diverse che non avete visto. Per esempio c'è una funzione che va ad accendersi solo dopo un certo orario, quindi mi serviva questo ciclo, e poi ovviamente il richiamo dell'ultima funzione per far partire ovviamente il tutto. È una funzione che ci ho messo è uno script Lua abbastanza lungo, semplicemente perché appunto ci sono tante condizioni e tanti check da effettuare, ma questo mi permette appunto per esempio di accendere le Twinkly Light, quindi l'albero di Natale appena mi sveglio, e va a spegnersi per esempio quando vado a dormire o quando esco di casa. Al contrario, per esempio, il tubo esterno si accende solo di sera e il resto acceso anche se io esco. Al contrario, si spegne quando ovviamente vado a dormire. La tenda ragiona bene o male, diciamo così,
come il tubo esterno, tranne che ovviamente se io esco questo viene spento, perché non voglio dispositivi accesi all'interno della mia abitazione quando esco. Il per difensore, come ho detto, c'è una luce, ma questa è collegata a una presa HomeKit. Grazie all'integrazione del plugin di OnBridge ho potuto portare alcuni dispositivi Fibaro direttamente all'interno di HomeKit e gli ho messo delle automazioni che vanno a controllare che se un dispositivo Fibaro viene acceso, anche lui si accende, se questo si spegne anche lui si spegne. Nel caso specifico ho collegato queste luci del festone direttamente alla tenda. Questo è il ragionamento. È una scena che va a considerare anche se sono in periodo natalizio. Attualmente utilizzo una variabile all'interno della scena Lua che mi dica se è il periodo natalizio o meno. Sto pensando di fare una piccola modifica, andare ad impostare una variabile globale, ovviamente an yes oppure no, e poi creare eventualmente un'altra scena Lua che va a controllare la data di sistema e se si trova all'interno di un determinato range imposterà questa variabile a sì per il periodo natalizio piuttosto che no se non è il periodo natalizio, e poi fa scatenare ovviamente tutta la scena in automatico. È una scena che sto ormai utilizzando da parecchi giorni, perché ho comunque integrato l'albero da un po' di tempo, nel senso che sono già ormai un paio di settimane che lo sto testando proprio per testare tutta questa scena e devo dire che funziona perfettamente. Ne sono ovviamente soddisfatto. Ovviamente se siete interessati a questa scena basta che all'interno dei commenti mi menzionate, in modo che così posso eventualmente condividere questa scena con voi. A questo punto non mi resta che salutarvi. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un like e di condividerlo con i vostri amici e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!